Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, emozionatissima perché a pomeriggio partono le masterclass. È veramente straordinario, non vedo l'ora di vedervi tutte. Guarda, veramente è una cosa proprio esilarante quella che sto sentendo. Sono emozionatissima e userò tutta questa gioia e emozione per realizzare qualcosa di magnifico insieme, qualcosa di magnifico. Allora, ok, adesso però ci concentriamo sul nostro lui-lei. Vediamo che è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo le energie maschili e femminili come stanno in questa settimana soglia. È una settimana soglia. Allora, inizio subito. Partiamo dal nostro maschione. Facciamo sempre più livelli. Facciamo prima il livello... Non lo so quale facciamo prima. È una lettura dove facciamo sia il pettegolezzo sacro che la visione sciamanica. Perché non esiste in basso come in alto come in basso. Quindi, allora, vediamo cosa succede in questi giorni. Anzi, voglio fare un'altra cosa, perché poi canalizzo, faccio. Voglio mettere una carta su di lui di queste. Come sta l'energia maschile? Sono archetipi, no? Che vivono in noi, dentro di noi abbiamo sia il maschile che il femminile, e poi abbiamo anche maschili fuori, femminili fuori, no? Andiamo su di lui. Sta arrivando, energie maschili stanno arrivando a una meta, la speranza è all'orizzonte, di fronte alle sfide ricorda che nulla dura per sempre, fidati che l'universo ha cose belle in serbo per te. Quindi qua troviamo dei maschili un po' resilienti, no? La forza, quel 9 di bastoni con la forza, potremmo dire, se fossero usciti i tarocchi. E ci sono maschili, l'energia maschile in questa settimana ha molta, passatemi il termine, lo dice qua sopra, speranza, ha molta fede direi io, no? Perché è come se vedessero l'orizzonte, hanno attraversato delle sfide o possono attraversare delle sfide in questi giorni, però è come se fossero animati da una grande fede. Sanno che attraverso le sfide stanno forgiando loro stessi. E quindi in questa settimana potrebbero avere a che fare con delle sfide o hanno avuto a che fare con delle sfide che li ha messi alla prova. Però sono animati da una grande fede e stanno arrivando a una meta. La meta che l'anima si propone sempre è quella di superare le sue paure, attaccamenti e resistenze, no? E quindi superando quello realizzi tutto. Ci sono delle mete importanti a cui stanno arrivando i maschili, delle mete personali prima di tutto, delle mete in relazione, ma soprattutto devono essere prima personali le mete, altrimenti anche la relazione perde il senso. Quindi hanno questa spinta qui. Vediamo l'archetipo? Vediamo l'archetipo. La damigella, stanno arrivando verso una damigella. Alcune energie femminili li hanno messi alla prova, l'abbiamo visto anche nel lui lei precedente. Mi sta arrivando adesso, c'è la fotografia della regina di bastoni al blocco, se non sbaglio, no? Quindi stanno superando resistenze in questa settimana relative al sentirsi visti, sentirsi apprezzati con loro stessi, quindi si stanno iniziando a dare valore e di conseguenza non hanno il coraggio di andare verso una damigella che è un'energia femminile. L'energia femminile cosa vuol dire? Stanno andando verso la loro parte femminile, quindi nella misura in cui abbiamo anche un'energia femminile fuori, vanno da quella persona senza più remore. E comprende la naturalezza del romanticismo sano, ti ispira a confidare in te stesso. Sì, vogliono relazioni sane e io gli faccio un applauso perché le relazioni non sane, non è che esistono relazioni negative, relazioni positive. Quando siamo in relazione non riusciamo a guardare noi stessi, proiettando sull'altro la responsabilità o la colpa del nostro benessere, quelli sono relazioni malsane.
Relazioni sane, nelle relazioni sane ci sono litigi, ci sono battibecchi, e la differenza sta nel interiorizzare quello che accade, cioè l'altra persona fuori non è né responsabile della tua felicità e neppure della tua infelicità. Le relazioni sane partono da questa base di consapevolezza e quindi sta arrivando verso la damigella, verso il suo femminile, perché che vuol dire che il maschile va verso il suo femminile? Che comprende le sue responsabilità. Molto bello. Mettiamoci i tarocchi. Allora, energia attuale maschile, la personalità, la perso, la maschera, che non è la maschera in senso negativo, è l'energia attuale come personalità. Energia attuale del maschile. Il Papa, infatti, molto responsabile, molto molto responsabile. Ha dei valori sani dentro di sé, ha interiorizzato delle lezioni spirituali e si è fatto maestro di se stesso. Quindi qua abbiamo il Papa che è una persona che si assume le sue responsabilità perché ha acquisito lezioni spirituali. Le lezioni spirituali cosa sono? Hanno la base quello che ti ho detto prima, vedere nell'altro le proprie ombre che chiedono di essere accolte, le sue però. E quindi ha acquisito certe esperienze che lo fanno essere una persona molto responsabile, parlare chiaro, aver raggiunto una certa verità, soprattutto di fede, no? Di fede. Bello, bello, bellissima come prima carta. Anche se non sanno magari delle cose, però quello che appare al mondo dei maschili è una responsabilità, anche se magari dentro tremano, no? Però mi sento responsabile delle mie emozioni, ecco. Cosa ha nella mente lui nei confronti di lei o cosa ha nella mente il maschile? A seconda della carta. Cavallo di bastoni. Ha intenzione di agire sulla base di ciò che ha appreso. Ha intenzione di muoversi, sta pensando di muoversi, di seguire il fuoco della passione che lo anima, che è un fuoco risvegliato, l'energia della Kundalini, il fuoco cristico. Sta pensando di muoversi, di fare dei movimenti veloci, ma anche istintivi, però ha alle spalle il Papa. Non sono movimenti alla cacchio, scusate il termine, sono movimenti che hanno alla base una consapevolezza molto profonda. Sta pensando di muoversi, di mandare mail, di gestire le sue, su più affronti della sua vita, non mi è uscita ancora carte di coppe. Quindi anche nella relazione, di muoversi secondo la consapevolezza appresa e secondo le responsabilità che sente. Ok. Cosa ha nel cuore lui? Cosa prova lui nel cuore? Cosa ha nel cuore il maschile in questa settimana? Il 6 di bastoni ha nel cuore il sentirsi visto, il sentirsi apprezzato. Il 6 di bastoni nel cuore è una persona che ha vinto le sue resistenze. È una stesa bellissima sul maschile, non usciva questa stesa così da parecchio tempo. Cosa ha nel cuore quindi? La voglia di superare le sue paure, le sue resistenze, i suoi attaccamenti, le sue resistenze all'amore, no? Stiamo parlando di relazioni, quindi le sue resistenze all'amore. Il suo cuore vuole vincere, vuole darsi all'altra persona, vuole darsi agli eventi. Darsi cosa vuol dire? Non vuole più controllare gli eventi, ma allearsi ad essi. Sta pensando di muoversi in conformità di questo. Quindi anche rispetto a una relazione, nel qual caso c'è una relazione, ha intenzione di avere successo in una conquista sulla base di grandi responsabilità. E qual è il blocco karmico? Cosa si trova a fronteggiare in questa settimana il maschile? Le sue paure e i suoi attaccamenti, dipendenze emotive.
In questa settimana lui vuole vincere le sue paure, i suoi attaccamenti e le sue dipendenze. Vuole vincere la provocazione che l'ego gli fa. Si troverà quindi davanti a delle situazioni che potrebbero tentarlo di ritornare in vecchi schemi di manipolazione mentale. Quindi attaccamenti, paure e resistenze che riguardano più fronti della sua vita. E così anche le relazioni, quindi si troverà ad avere a che fare magari con delle tentazioni a livello relazionale, tentazioni di cadere in vecchie dinamiche, di possesso, di gelosia, di energia malsana. E il diavolo al blocco è proprio il diavolo al blocco, è la mente razionale al blocco, con i suoi condizionamenti e le sue paure, ma il suo cuore vuole vincere. Bello, bello, epica questa stesa da questa parte, è epica. Vediamo da questa parte, mettiamoci prima di tutto le altre carte queste. Infatti poi abbiamo 5-15, no? L'acquisizione delle lezioni spirituali apprese, che lo portano questa settimana a confrontarsi con le sue paure per vincerle. Ok. Vediamo energia del femminile. È il momento di agire. Non devi sapere tutto in anticipo. Fai il primo passo e guarda tutto svelarsi. Puoi affrontare qualunque cosa il tuo cammino riveli. Sei pronto. Energie femminili che faranno cose che non hanno mai fatto, si lanceranno nel vuoto in un'impresa, in un'attività. Molte delle mie ragazze iniziamo le masterclass, quindi è proprio non sai tutto in anticipo, ma sai che, come vi insegno sempre, quando si intraprende il cammino sciamanico, impeccabilmente, infallibilmente, irreversibilmente tu raggiungerai quell'obiettivo. Non ti è dato sapere come, quando, ma tu lo raggiungi. E quindi energie femminili, il coraggio del femminile che si lancia nel vuoto di qualcosa che il suo corpo la chiama a fare. E quindi abbiamo energie femminili che agiranno anche senza sapere dove li porterà la loro azione. È proprio il mantra Shrim Paramesvari Svaha, che è quello che vi faccio fare nella pratica dei 21 giorni appena svegli, no? Che vi fa stare nell'azione e non nel procrastinare accumulando karma. Quindi puoi affrontare qualunque cosa. Vedo i femminili pieni di fiducia e di azione, che ciò significa Kundalini accesa che li fa fare i passi verso il loro destino. Sei pronta? È bellissimo questo, è bellissimo. Vediamo quale archetipo guida il femminile. Dio! Dio, Dios, se vogliamo dire quando aggiungiamo l'S sono i plurali, no? Vabbè, detto maccheronico, però sono gli dei, le forze, le istanze, benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente dentro di te e negli altri. Cioè, cosa ti devo dire? Qua io chiuderei il video. Qual è l'archetipo? I femminili incarnano gli dei, banchettano con gli dei. Andiamo a banchettare con gli dei oggi pomeriggio comunque. Noi banchetteremo con gli dei, faremo le offerte agli dei, faremo il sacrificio delle credenze, sarà una cosa meravigliosa. Ma al di là delle nostre masterclass, è proprio anche chi sta facendo la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto e sapete i risultati sorprendenti che migliaia di voi hanno conseguito, no, con quella pratica. Quindi siete guidati dagli dei. Gli dei chi sono? Gli dei sono le emozioni, ok? Sono gli eventi che sono portavoci delle emozioni. Quindi
Non mi resta che mettere i tarocchi. Vediamo che dicono i tarocchi. Allora, energia attuale del femminile. Adesso ci diranno tutte le sfumature. Energia attuale dell'archetipo femminile. Energia attuale di lei nei confronti di lui, nei confronti della vita, a seconda della carta, no? 6 di coppe, i femminili hanno un'energia stupenda, stupenda, come se fossero tornate bambine, hanno recuperato l'energia bambina, che è l'unica energia che può realizzare qualsiasi obiettivo. Perché quando il bambino interiore è ferito, allora, come diceva mio nonno, non ci so cazzi, mio nonno, con le sue poesie, non, cioè, se il bambino interiore è ferito e non si va da nessuna parte, puoi sforzarti quanto vuoi, ma se il bambino interiore è ferito, non crede di poter realizzare i suoi sogni perché i condizionamenti l'hanno educastrato, tu devi andare a recuperare la bambina. E qua si vede quanto lavoro avete fatto sul corpo, sulle memorie cellulari, con la pratica dei 21 giorni per risvegliare il potere occulto, dove facciamo la meditazione della bambina e del bambino, quella finale, no? È chiaro, quindi le energie femminili hanno un abbraccio di luce, di amore come energia attuale. Si sentono connesse profondamente a quella gioia che avevano da bambine perché parte di condizionamenti sono stati eliminati. E quindi nei confronti dell'altro come le troviamo le energie femminili? Le troviamo compassionevoli, le troviamo amorevoli, le troviamo bellissime col 6 di coppe. 6 di coppe. Vediamo i pensieri di lei. Cosa sta pensando in questi giorni? Cosa penserà? L'archetipo femminile. La forza di avere il coraggio di fare qualsiasi cosa. Ragazze mie, dai! Di avere il coraggio di superare qualsiasi cosa, anche le immagini perturbate del loro passato. Allora, quando prendi tutto come un gioco, come fanno i bambini, tutto è possibile. Allora, nella misura in cui i femminili hanno compreso profondamente che tutto è un sogno, tutto è immagine, tutto è proiezione della loro anima, allora dicono, sai che c'è? Io penso, cosa hanno nei pensieri? La forza, che questi giorni io sai cosa faccio? La pacificazione delle immagini perturbate del mio passato. Quindi intensificate il pentacolo magico, perché siccome il futuro, come il passato, non esistono in termini cronologici, quello esiste solo nella mappa mentale. Il passato è la possibilità di perdonare o pacificare, il futuro è la possibilità di creare. Allora, se tu non pacifichi il passato, cioè le immagini del passato, quello che ti è successo nel passato, drammi, tensioni, eccetera, e quindi la bambina, no? Come fai a realizzare un futuro diverso? Riperpetui le stesse cose, quindi questa settimana stanno pensando di avranno il coraggio di pacificare quello che è successo nel loro passato. Basta che fate la formula pentacolare e il rituale occulto, il rituale sciamanico per risvegliare il tuo potere occulto. Trovate tutto nella playlist yoga sciamanico. Va bene? Perché avrete un potere straordinario. Guidate dagli dei. Cosa hanno nel loro cuore? Cosa ha nel cuore il femminile? La morte, cambio radicale. Allora, nel cuore hanno la morte, che non è la morte nel cuore, è il cambio nel cuore. Il cambio, che significa il cambio nel cuore? È un cambio radicale. Cambio radicale. Perché quando tu pacifichi le immagini perturbate del tuo passato, cioè quello che ti è successo nel passato, con la formula pentacolare, con i rituali, no? Che cosa succede al tuo cuore? Che si riprogramma. Allora, inizi a guardare veramente quello che ti è accaduto nel passato con tanto coraggio, lo ripercorri e usi la formula pentacolare.
perché il verbo crea, la parola crea. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Cosa vuol dire? La parola crea. Quando fai ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono o fede in te. Formula pentacolare all'immagine del tuo passato. Il cuore cambia radicalmente. Vediamo un po' qual è la sfida karmica in questi giorni. Cogliere una grande opportunità, sia a livello relazionale, sia a livello di vita. Allora, quando esce la carta però sta sfida, sta blocco sfida, significa che l'asso di denari c'è. Per coglierlo, cosa è necessario fare? Per forza, formula pentacolare, rituale, risveglia il tuo potere occulto. Perché ti dico per forza? Perché c'è un'opportunità relazionale straordinaria, ma affinché tu la colga, affinché questa opportunità relazionale o di vita o con una persona o di vita sia possibile, quindi come ti stavo dicendo prima, cambiare il futuro. Come si può cambiare il futuro? Devi pacificare il passato, se no riperpetui le stesse cose. Quindi c'è una grande opportunità per i femminili di avere relazioni integre e appaganti. Qua c'è un seme, ma sta al blocco. Allora mi fate la formula pentacolare, il rituale del potere occulto questa settimana e tu cogli questa opportunità. Chi sta facendo le masterclass con me, cogliete tutte le opportunità possibili e immaginabili. Voi non fate testo, cioè fate testo nella misura in cui ti faccio vedere quello che sta accadendo in questi giorni. Ok? Recuperiamo la bambina interiore con il coraggio di cambiare la nostra vita. Boom, eccolo. Ok? Allora, vediamo da questa parte. Andiamo a vedere quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui nei confronti di lei, sempre a seconda della carta, no? Le vere intenzioni dell'anima. L'anima vuole imparare, vuole conoscere, vuole esplorare, vuole essere come una bambina, l'anima bambina. Il Paggio dei Denari mi dice l'anima ti chiede di rimanere umile e di imparare giorno dopo giorno, come se fossi una bambina, un bambino. La sua anima vuole proporre qualcosa di bello, di piccolo, di semplice, non lo so, mi viene in mente il panino mangiato in riva al mare, capito? Mi sta venendo in mente questo. Non cose eclatanti, non cose... l'anima vuole che tu rimani sul pezzo, nel quotidiano e quindi di conseguenza l'energia maschile, l'anima lo chiama a essere vero, concreto nelle piccole cose, non lo so, vieni a montarmi la mensolina, perché sono io che chiedo, sai, alla persona a me vicino, mi vieni a montare la mensola, per favore, oppure mi sistemi i quadri così, ecco, vabbè, i quadri li so mettere pure io, però la mensola, magari il trapano, cioè cose piccole, giocare insieme, ridere insieme, questo vuole l'anima, è questo che le vere intenzioni di lui sono nei confronti di lei, imparare di nuovo insieme, avere questa apertura, è molto bello il paggio di denari come intenzioni, perché è molto delicato, allo stesso tempo non è la delicatezza tanto del paggio di coppe, della poesia in quel senso, la delicatezza di quel panino che si mangia sulla spiaggia, quel panino che, non lo so, capito che voglio dire? Comunque quello è il senso, questo vuole l'anima. Con tutti questi condizionamenti, il diavolo qua, no? E vediamo quali sono le azioni, l'atto sacro che lui farà nei confronti di lei in questa settimana, in questi prossimi giorni. C'è lei. Allora, ho nominato prima la regina di bastoni che stava a blocco la scorsa settimana, perché mi è rimasta impressa quella cosa, no? Il potere, la paura del proprio potere, di essere visto, eccetera. E quindi anche la paura di una donna forte e magnetica, no? Di conseguenza il suo potere che ha paura di uscire, di farlo uscire, il vero potere dell'anima, del fuoco. Quindi la regina dei bastoni farà azioni verso di lei, quindi dalla settimana precedente, magari riguardatevi il video della settimana precedente, perché è come se fosse proprio una telenovela pazzesca. E
Le azioni sono quelle di utilizzare questo fuoco con struttura verso di lei, sono proprio verso di lei. I maschili faranno azioni verso dei femminili che li attraggono in modo irrefrenabile e si metteranno alla prova con le proprie paure di questo fuoco. Vediamo che azioni faranno su questa regina di bastoni. 8 di coppe. Lasceranno ciò che è conosciuto, seppur li ha nutriti. Ho capito che sta succedendo qua. Allora, col diavolo qua e il papa qua. Metti caso che il maschile ha un'energia, viene attratto da un'energia erotica potentissima femminile. Bene. Siccome ha il diavolo al blocco e mi ributto di nuovo nella possibilità di sentire il mio potere attraverso l'azione che faccio nei confronti di questa donna o di questa energia femminile, però non lo faccio più come prima. Cioè, 8 di coppe sulle azioni sulla regina di bastoni. L'8 di coppe è lascio andare ciò che mi ha nutrito, seppur adesso non mi nutre più, è una scelta consapevole. Quindi sono comportamenti che lo hanno nutrito fino a quel momento, che possono essere anche comportamenti tossici. I comportamenti tossici sono relativi al fatto che proietto sull'altro le mie paure, le mie ombre e accuso l'altro. È il menefreghismo, questa è la tossicità in questo caso. Quindi faccio azioni su di lei lasciando andare quei comportamenti, quelle paure che non mi servono più, la zona comfort è l'otto di coppe, capito? In questo caso. È sempre in tutti i casi la zona comfort l'otto di coppe, però in questo caso lo marcano. Quindi, nella misura in cui abbiamo dei maschili che hanno delle responsabilità, vengono attratti da una figura irrefrenabilmente magnetica, però si crogiolano su quelle responsabilità come alibi. I maschili vengono autorizzati dalla propria anima a, sto cercando quella parola lì, a non dover dimostrare io valgo, io sono, io faccio, no, per essere alla tua altezza. No, la sua anima lo fa fare in modo molto semplice. Se davanti a una regina di bastoni un maschile può pensare, la devo portare al ristorante 5 stelle, devo fare questo, devo fare... No! L'anima dice, no, 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 un panino sulla spiaggia. Mo' ho detto il panino sulla spiaggia per dirti una cosa proprio semplice, capito? Lascio andare quei comportamenti della falsa maschera che mi hanno trattenuto fino a questo momento nel far vedere la mia umiltà. La mia umiltà. Recuperando in me il mio potere personale con la mia umiltà. Ok, energia finale. Cosa viene integrato quindi dal maschile? Un bellissimo re di denari. Guarda un po'. Allora qua il re di denari è una persona stabile, una persona che arriva e che resta, una persona che sa di valere, una persona che ha costruito sulla base dei propri, lasciando andare i propri attaccamenti, i propri limiti, costruisce basi solide. E quindi abbiamo una persona affidabile, una persona responsabile, una persona che si cura del suo valore personale, che non è ti faccio vedere che so fare, io c'ho questo, c'ho quest'altro. No, con queste carte, questa settimana il maschile si troverà davanti a superare le sue paure, resistenze e attaccamenti relative al vecchio modo di essere, alla vecchia identità. E, riprendendosi le sue responsabilità. Poi le chiariamo comunque. Vediamo da questa parte. Le vere intenzioni dell'anima di lei le vere intenzioni dell'anima di lei lei vuole espandersi, lei vuole sbocciare, lei vuole essere
l'anima di lei, l'anima vuole germogliare. L'imperatrice delle intenzioni, lei vuole avere successo, vuole germogliare. L'anima le dice cresci, espanditi, non mercanteggiare nessuno, è la vita che ti viene incontro, non sei tu che corri dietro alla vita. Quindi l'anima vuole che lei vada incontro a se stessa, non alla vita. È la vita che le va incontro quando lei incarna il suo valore totale. Quindi l'anima vuole che il femminile in questi giorni incarni il suo potere totale, reale. Cosa vuol dire? Io sono tutto, io sono il tutto, io sono potente, io sono rigogliosa, io nutro, l'anima vuole che i femminili si diano alla vita, si diano. Dando, più dai amore, più ne ricevi. L'amore è l'unica cosa che più ne dai, più ne ricevi, non ti depaupera il dare amore. Dare da una prospettiva enorme però. È come Madre Terra, l'imperatrice. Madre Terra dà continuamente, sapendo di essere abbondante. L'animo vuole che lei prenda consapevolezza di essere abbondante. E quindi di conseguenza lei vuole una relazione appagante, lei vuole una relazione straripante, strabordante di prosperità, di amore, ma non solo relazioni. Vuole prosperità di idee, prosperità di salute, prosperità di affetti. Questo vuole l'anima, e c'è la possibilità. Lo facciamo pacificando però le immagini. Adesso vediamo quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui e nei confronti della vita. Eccola. Il mondo farà azioni di completamento. Che cosa sono le azioni di completamento? Sono azioni di successo. Farà azioni che chiudono dei vecchi cicli. Vecchi cicli di cosa? Vecchi cicli di immagini perturbate del passato che gli hanno impedito di prendere le opportunità più grandi. E faranno azioni di successo, perché sono animate dall'essere abbondanti, sentirsi piene, sentirsi straripanti. Quindi faranno azioni di successo verso l'altro e verso la vita, ma soprattutto riconoscendo in loro un potere strabordante. Energia finale, qual è l'acquisizione che ne deriva in questi giorni sull'energia femminile? Curiosità, entusiasmo, gioco, passione, una nuova vita, come paggio di bastoni, quello che ne consegue è proprio la grande liberazione, l'entusiasmo, la curiosità, l'erotismo, l'eros, che è il motore della vita. L'eros è il motore della vita. L'erotismo è il motore della vita. Quando per erotismo non è la visione bigotta del sesso, inteso come visione bigotta di una mente razionale, patricentrica. L'erotismo è il piacere che muove tutto. Facciamoci la danza del piacere in questi giorni. È l'eros che muove tutto. È la Kundalini. La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, ma ripeto, non nella visione bigotta che il mondo comune vede. È la visione sciamanica, è il piacere immoto, così viene definito nello sciamanesimo. Il piacere immoto è immoto, tutto attaccato, non è suscettibile più delle fluttuazioni esterne, è un piacere che viene da dentro, il cosiddetto ierogramma interiore, nozze alchemiche, le nozze mistiche, che vengono fatte tra maschile e femminile interno. E godere di te, di conseguenza il mondo gode per te e con te. L'acquisizione è entusiasmo, erotismo. Tu hai piacere a fare una torta,
o la stai mettendo in pratica il tuo eros. Hai piacere a fare un quadro, hai piacere a disegnare, hai piacere a cantare. Il piacere è eros, è energia sessuale. Questo che sto cercando di insegnarvi da sempre. Non è l'atto sessuale in sé, non è quello è è un altro aspetto sempre del grande calderone di cui si fa portavoce l'eros. È il piacere, è il farsi una doccia calda, è piacere, è eros, è farsi un massaggio, è nutrirsi il piacere. Questo è. Abbiamo dei femminili bombazza, dei femminili bombazza qua. Vediamo di metterci le specifiche, Dove stanno? Eccole. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, ma quando è che raggiungi sta roba qua? Quando è che raggiungi l'imperatrice? Quando ti sei alleata a tutte le emozioni. Ok? Quando ti sei alleata a tutte le emozioni. Allora, energia attuale con il Papa, lui, energia attuale con il Papa. Due di spade. I maschili sono alle, come posso dirti, sono alle, potrebbero avere, devono prendere delle decisioni che poi verranno prese in questi giorni. Ok? Le decisioni devono essere prese sulla base delle acquisizioni spirituali avvenute. Due strade, due destini. Ok, cavaliere di bastoni nei pensieri. L'appeso. Vogliono agire, agiranno da una nuova prospettiva. Perché? Perché hanno sacrificato parecchio del loro ego. Ci sono dei maschili che pensano tantissimo a qualcuno, sono stati fermi, non sapevano cosa pensare rispetto a una relazione. Agiranno, stanno pensando di agire con una prospettiva diversa, perché la vita li ha fermati per poter cambiare visione. 6 di bastoni. Cosa hanno nel cuore? Non avevo dubbi. Sentono la voglia di stabilità nel cuore, perché questa settimana vinceranno un bel po' di alcune loro paure importanti, c'è il diavolo qua al blocco. Qua io vedo incontri, vedo incontri di successo, incontri riusciti. Sì, fammi vedere il diavolone al blocco, il blocco karmico di lui nei confronti di lei. La stella, paura di sognare in grande. E anche la perdita della fede, la perdita della speranza, la perdita della speranza, passatemi il termine, è dovuta alla macchinazione egoica. Molti maschili si sentono di aver perso le speranze con qualcuno, perché per varie vicissitudini, però delle situazioni di allontanamento, delle situazioni di difficoltà li hanno portati a vincere le loro paure, o comunque questa settimana li affronteranno in modo magistrale col Papa. Anche la perdita di alcune illusioni. No, aspetta, la perdita di illusioni non tanto, no. Quello che ti voglio dire è, sai quando la mente, questo ve lo dico spesso, ti acciuffa subito quando stai sognando in grande e ti dice non te lo meriti, non puoi, non ce la fai, sei un fallito, sei una fallita, non ci sei mai riuscito, ma è inutile che lo fai. Hai capito? Ok, questo è il blocco. La mente trattiene i grandi sogni. Però poi li realizza.
Paggio di denari, le intenzioni, la torre, ha intenzione assolutamente di fare un cambio radicale, di iniziare da zero, di partire di nuovo, di rompere ciò che non funziona più. L'anima vuole che una vecchia identità crolli. E qual è questa identità? È l'identità del non poter sognare in grande, è l'identità della repressione. L'anima vuole che la vecchia identità crolli e si ponga nei confronti dell'altro in modo umile, onesto, sincero, con le proprie fragilità, al tempo stesso forte delle sue fragilità, forte, amando le sue fragilità. Ok. Le azioni che farà nei confronti di lei, regina di bastoni, 8 di bastoni, 8 di coppe, re di denari. Si pone davanti a lei in modo maturo, responsabile e adulto. Maturo, responsabile e adulto, prendendosi tutte le sue responsabilità. Eccolo qua. E sul re di denari finale, incarnando questo re di denari, 10 di bastoni. Molti maschili hanno sentito il peso di alcune responsabilità che non erano loro e quindi alleggeriscono questo peso sentendosi responsabili di ciò che solo gli appartiene. Anche il peso di obblighi, magari obblighi familiari, obblighi lavorativi. Diciamo che si affievolisce questo peso e si prendono le responsabilità della loro vita. Bello. Andiamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei con il 6 di coppe. Questo è paggio di denari. Paggio di denari. I femminili li vedo propositivi, li vedo con la voglia di costruire partendo dalla loro bambina interiore, con la voglia di esplorare, di fare dei passi, di darsi all'altro in modo umile, sincero, onesto, giocoso. E vediamo i pensieri con la forza. La stella, hanno tanta fede, sanno che avendo il coraggio di cavalcare i propri istinti e anche le proprie emozioni, raggiungeranno i loro obiettivi amorosi, relazionali. Cosa hanno nel cuore? La morte. L'asso ai denari, eccolo, vedi dove sta? Qua i femminili hanno proprio la voglia di dare un'opportunità a qualcuno, ma non è qualcuno in sé, prima di tutto a loro stesse. Ci sono delle possibilità di amore importante qua, relazionale, sulla base di un cambio radicale avvenuto. Il cambio radicale è la pacificazione del passato. Quest'asso di denari a blocco si è girata da sola, la temperanza. La temperanza al blocco mi parla di nervosismo, mi parla di situazioni non equilibrate che potevano impedire la nascita di o l'hanno impedito fino a questo momento, la nascita di nuove opportunità relazionali, o con una persona o relazionali. Però abbiamo visto che si pacifica. Si pacifica. Le intenzioni con l'imperatrice? La papessa. Hanno lavorato talmente bene su di loro, sono veramente delle regnanti. Seguire l'intuito per germogliare e ingravidare la terra. Questo è. Questo, essere visibili, non più nascoste, farsi notare dalla vita perché loro stesse si danno valore e quindi anche nei confronti di qualcuno. Le azioni che faranno nei confronti di lui rispetto nel mondo, carta sul mondo, le azioni che faranno i femminili, bellissimo, asso di bastoni, faranno azioni di allegria, faranno azioni allegre nei confronti di una persona, nei confronti della vita, faranno azioni allegre con il mondo, significa che questa allegria non ce l'avevano da parecchio, questo entusiasmo qua. E quindi opportunità, erotismo, sensualità, sessualità, no? Intesa nella forma più profonda che c'è, e Kundalini. E questo paggio di bastoni, energia finale, e poi abbiamo il re di denari, e si sentiranno finalmente degne di un grande amore.
recuperando valore in loro stesse, con la curiosità, con la voglia di esplorare e di scoprire, si confronteranno con figure maschili che hanno stabilità e valore. È una stesa grandiosa. È una stesa grandiosa. Vediamo i miei potenti oracoli che cosa ci dicono. Li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa dirà lui a lei? Allora, qua mi stanno dicendo chiaramente che il femminile può veramente, c'è questa potenzialità, auspicare a una relazione bellissima. Però, ragazze e miei ragazzi, fatemi la pacificazione forte in questa settimana. Pentacolo magico, rituale, risveglia il tuo potere occulto. Perché c'è i denari, c'è l'asso dei denari qua. Ok. Cosa dirà lui a lei? Sono geloso di te, ti credo, c'è l'imperatrice con la papessa di qua e c'è la regina dei bastoni qua. C'è gelosia, passione da questa parte. Ecco dove stava il diavolo, la gelosia nei confronti di colei che vedono una stella, no? Ok, sono geloso di te, abbiamo della gelosia da questa parte, cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Guardate come stanno i maschili. Perché che famiglie ha, capito? Accesi stanno. Sono nervoso, non riesco a controllare quello che provo per te, però con date una calmata, insomma, cioè fai però date una calmata. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore, cioè questa è una settimana di boom 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 proprio. Mi hai strappato il cuore. Ragazze e ragazzi, allora, fatemi rimettere gli oracoli qua, che ora vi faccio un bel quadretto. È una settimana fortissima, eh? Allora, cosa succede davvero in questa settimana? Qua non stiamo parlando solo di una storia d'amore tra due persone, tu la puoi ricondurre a una persona che stai pensando. Qua stiamo parlando di un incontro tra due mondi, mondo femminile e il mondo maschile. Da questa parte, uno di questi mondi, il maschile, vuole controllo e sicurezza e l'altro vuole rinascita e libertà. E qua c'è una tensione che si sente nell'aria che poi viene trascesa, cioè qua abbiamo lui, delle energie maschili che in questi giorni appariranno, li vedrai come una persona molto stabile, eccetera, no? Responsabile, ma dentro è un vulcano. Ti desidera, ha paura di perdere il controllo, è geloso ma non lo ammette, attratto da te come se fossi una fiamma che lo brucia, no? Il blocco è che è come se non riuscisse a gestire quello che sta provando. E cosa farà però? Si muoverà con decisione. Segnali chiari, gesti, attenzioni, presenza. L'unica cosa che vedo qua, riflettendoci, è che potrebbe fare, potrebbe fare una cosa forte verso il femminile, verso di te, verso il femminile, ma potrebbe fare anche un passo indietro poi per capire. Ok? Quindi se vedete questa oscillazione è perché è una passione irrefrenabile. Mm? Da quest'altra parte abbiamo lei in un cambiamento stratosferico. E quella pacificazione del dolore che fa la porta a un distacco necessario, non più da vittima degli eventi. È come se lei questa settimana lasciasse proprio morire con consapevolezza una parte di sé per rinascere più forte. E con questo blocco, la paura di agire magari troppo presto, l'attesa di capire se ne vale davvero la pena, no? Viene completamente trasceso perché lei si muoverà con grazia, con determinazione, c'ha l'imperatrice e la madre che nutre la sua intuizione, cioè potentissima lei qua, quindi farà un passo verso l'altro, ma solo quando sarà certa di non tornare più indietro. Capito? Quindi il punto centrale della settimana è che la settimana, come questi due archetipi, dice una cosa molto semplice. Non si può vivere di mezze verità, non si può nascondere quello che si sente.
Lui è pronto a scegliere e supererà la paura, lei è pronta a rinascere ma deve superare il blocco dell'attesa, cioè fa azioni lei, non è più pendente, no? Quindi come per continuare il pettegolezzo sacro, questa settimana arrivano dei segnali chiari, messaggi, conversazioni importanti, te lo dicevo già prima. Qualcuno si avvicina con intenzioni vere. Qualcun altro invece si fa vedere ma poi si ritira per consapevolizzare. Il punto è questo, qualcosa sta cambiando per sempre. Quindi gli incontri che farete in questa settimana sono incontri che ti spingeranno a diventare più vera, più vero. Capito? Chi si identifica nell'energia maschile si può riconoscere in colui che vuole controllo, stabilità, vuole fare le cose per bene, che si sente responsabile, però a volte spesso non sa come esprimere questo desiderio, no? È attratto ma teme la vulnerabilità, si muove lentamente, con forza, allo stesso tempo incarna il suo potere di responsabilità. Se ti senti in questo profilo, sei tu l'energia maschile, cioè quella parte che in questa settimana magari è più predominante, è quella parte di te che vuole costruire ma ha paura di perdere il potere allo stesso tempo, no? Se invece ti riconosci nell'energia maschile, sei colei che vive o colui che vive un cambiamento interiore profondissimo. Ha un cuore sofferente, allo stesso tempo non si ferma, anzi trova nel dolore il suo potente alleato. Lasci andare qualcosa per rinascere qua. Vuoi essere amata, ma vuoi sentirti anche libera ed è bellissimo. Sarai intuitiva, sensibile. Allora, se sei tu questa energia nel femminile, è quella parte di te che vuole amore vero e sta guarendo prima di averlo, come ti ho detto prima, no? Ma cosa ci dicono queste energie su come realizzare noi stessi in questa settimana? Il messaggio dell'energia maschile è questo: smetti di controllare tutto, smettila di nascondere quello che provi, se vuoi davvero realizzarti devi imparare a essere vulnerabile senza perdere la dignità. Paggio di denari. Quindi le azioni concrete per realizzarti, fai un gesto chiaro, anche piccolo, che dimostri chi sei, esprimi un desiderio senza vergogna. Metti in pratica ciò che sai nel cuore, non solo nella testa, capito? Perché la realizzazione per l'energia maschile è scegliere con coraggio e non con la paura. E quale altro messaggio ci sta dando l'energia femminile? Lascia morire ciò che non serve più. Non aspettare che qualcuno ti salvi. L'amore vero arriva quando smetti di cercarlo come una fuga. E le azioni concrete da fare quali sono? Prenditi cura di te come se fossi il tuo amante. Fai una scelta di cuore anche se spaventa. Non aspettare la conferma di nessuno, tu sei già completa. La realizzazione per l'energia femminile è rinascere, non sopravvivere. E il punto sacro e pratico della settimana qual è? Se uniamo le due energie, no? Il messaggio è questo. Se vuoi amore vero, devi prima diventare una persona vera, autentica, senza filtri, senza maschere. Quindi, cosa accade nella pratica? Lui deve imparare a dire quello che sente, lei deve imparare a non aspettare la perfezione. Entrambi devono smettere di giocare un po' a nascondino con il cuore, no? E il consiglio sciamanico qual è? Questa settimana non è tanto una settimana di decisioni esterne, è una settimana di integrazione. Il maschile impara a essere vulnerabile in modo perfetto, e vulnerabilità, perfezione, no? E il femminile impara a essere indipendente. E il potenziale della settimana qual è? Che facendosi incontrare queste due energie nasce qualcosa di veramente imbarazzante, sacro, stupendo. Ok? Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. È veramente stupendo. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!